Benvenuti su Voce Strumento Interiore. Siamo sempre al capitolo 3 e sono arrivati i primi esercizi che vi farò vedere. Quindi, primo esercizio. Questo esercizio ci fa capire l'importanza del torace tenuto in una posizione aperta e rilassata. Quando noi intendiamo un torace aperto e in una posizione rilassata, intendiamo quello che vi accadrà quando farete questo esercizio. Quindi io solitamente a lezione prendo dei libri, non troppo pesanti, quindi prendiamo dei libri, li mettiamo sotto le nostre braccia, ok? Questi sono libri di pianoforte. Ok, quando voi avete due libri anche grossi, oppure diversi libri come sto facendo io, sotto le braccia, voi sentirete che qualcosa sta accadendo alla vostra voce. La vostra voce sembra scendere in registro di petto, sembra essere più solida, più appoggiata e anche con un pochino più di volume. Quando voi tenete questi libri, quindi mi raccomando, non aiutatevi con le mani, perché se state tenendo i libri con le mani non state facendo il lavoro che io cerco di farvi comprendere. Ok, dovete quindi artificiosamente, ripeto, non è che dovete cantare con le braccia strette, questo è solo per farvi capire quali sono le muscolature che andrete ad attivare. Quindi mi raccomando, non cantate facendo questa cosa, questo esercizio è funzionale, cioè serve solo per farvi capire le muscolature che voi attivate. Quando voi cercate di non far cadere i libri, stringerete discretamente le braccia contro i libri. Dal canto suo il torace opporrà resistenza facendo cosa? Rimanendo aperto. Quindi quando voi sentite questo aumento di volume, sappiate che questo aumento di volume è dovuto al fatto che ogni volta che voi cercate di tenere i libri sotto le vostre braccia senza farli cadere, voi state attivando queste muscolature, state attivando le muscolature costali, cioè muscoli intercostali esterni e intercostali interni. Sono delle fasce muscolari, gli intercostali esterni, che corrono giustamente, come dice il nome, all'esterno della cassa toracica. Abbiamo altre fasce muscolari interne, quindi che scorrono all'interno della gabbia toracica. Il loro compito fondamentalmente è quello di attivarsi a turno, entrambe contemporaneamente o non contemporaneamente, per farci respirare e ventilare. Quindi a volte ne attiviamo alcune per aprire la cassa toracica in fase di ispirazione, in fase di espirazione se ne sganceranno, attiveranno altre per richiudere la cassa toracica. Ma la verità è che il cantante, dovendo tenere sempre il torace abbastanza aperto e rilassato, le ha entrambe attive in maniera moderata, perché il nostro scopo è quello di tenere il torace sempre aperto. Ricordatevi che i polmoni all'interno della nostra gabbia toracica ventilano comunque, cioè non è che se voi non immedesimatevi in una respirazione di questo tipo: respiro, prendo aria, apro la cassa toracica, espiro, chiudo la cassa toracica. No, voi potete tenere la cassa toracica mediamente aperta, quindi attivare, come avete sentito sollecitando coi libri, le muscolature costali esterne, costali interne e i dorsali inferiori, e quindi queste muscolature, la muscolatura costale esterna, costale interna e i muscoli dorsali attivati, ci aiutano a tenere la cassa toracica, la gabbia toracica aperta. Questo non implica che voi non stiate respirando. In questo momento io sto prendendo aria e espellendo aria, inspirando ed espirando, e tuttavia la mia cassa toracica e la mia gabbia toracica rimane aperta. Cosa vuol dire? Che questa posizione del torace, che deve rimanere sempre nel cantante moderno aperto e rilassato, non implica e non ha nessuna incidenza sulla respirazione. Semplicemente questa è la base di quella che io prediligo, perché bisogna dire che esistono tantissimi tipi di respirazioni. Quindi se voi avete letto anche il libro di Franco Fussi, saprete che non esiste un solo modo giusto, corretto di respirare. Ogni paese che andate, tecnica che trovate. Quindi se andate in Inghilterra o in America troverete la costodiaframmatica come respirazione molto più facilmente che in Francia. In Francia c'è la respirazione naturale, in Germania c'è un pochino più di rigidità, è un po' più simile alla lirica per quanto riguarda la respirazione. Quindi non esiste una respirazione assolutamente, una postura assolutamente corretta e una assolutamente scorretta. Quella che io personalmente consiglio è la costodiaframmatica, è la base della respirazione costodiaframmatica. Come dice il nome, costodiaframmatica, prevede un atteggiamento di questo tipo a carico del torace, cioè un torace aperto e rilassato, dove staremo attivando, come avete sentito coi libri, le muscolature intercostali esterne, intercostali interne e dorsali per tenere la cassa toracica aperta.